Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino. Io sono Marco e ho voluto fare questo video abbastanza velocemente in quanto da ieri sera ho visto che si è risolto magicamente il problema dell'iCloud binding. Sembra che Apple abbia fatto una modifica al suo sistema di autenticazione e magicamente il binding ha ripreso a funzionare senza che nessuno lo modificasse. Quindi possiamo continuare con la configurazione del binding stesso per riuscire a gestire in maniera automatica la ricarica della batteria del nostro iPad. Quindi andiamo insieme a vedere come fare. Eccoci sulla home page di OpenHub, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è installare l'iCloud binding che troviamo ovviamente nell'add-on store. Cerchiamo iCloud e questo è il nostro binding. Allora io non lo installo di qua, ma lo installo direttamente nel file di configurazione in modo tale che rimanga persistente anche in caso di aggiornamenti o migrazioni. Quindi apro il mio ambiente di sviluppo, vado nel file addons.cfg della cartella services della cartella di configurazione di OpenHub, dove ci sono i binding, vado ad aggiungere anche iCloud. Il nome l'ho preso dal nome che appare nell'URL dove c'è il binding. Togliendo la parolina chiave binding trattino, questo è il nome logico del nostro binding. Quindi lo vado ad inserire, salvo, apro il mio Raspberry, divento root e riavvio OpenHub. Attendiamo un paio di minuti e vediamo che il binding sia installato. È arrivata la notifica, quindi OpenHub si è riavviato. Io ho messo una notifica all'avvio di OpenHub in modo tale che possa sapere quando è tutto tornato su. Quindi ricarichiamo l'interfaccia, torniamo sull'add-on store, cerchiamo iCloud e vedete che adesso ho il pulsante remove, quindi vuol dire che l'add-on è stato installato. A questo punto possiamo vedere sulla documentazione che la prima cosa che dobbiamo fare è creare la thing di tipo account, che sarebbe una sorta di bridge che ci permette di connetterci al nostro account iCloud e poi configurare tutti i dispositivi che sono collegati a quell'account Apple. Quindi mi creo un nuovo file things, per tenere le cose pulite lo chiamo things apple.things e qui vado a creare la mia configurazione dell'account iCloud. Quindi mi copio la configurazione testuale dell'account, cambiamo il nome del nostro bridge, lo chiamiamo Domotics Duino, ma è un nome fittizio. Come Apple ID mettiamo la nostra mail collegata all'account iCloud, la password mettiamo la nostra password. Il code per adesso lo lasciamo vuoto perché servirà poi per la two-factor authentication solo al primo login. Salviamo, andiamo a vedere sui log. L'iPad mi ha mandato la notifica che c'è un tentativo di accesso, io faccio consenti e poi mi dà un codice da inserire nel campo code del mio account. Io lo metto, salvo e a questo punto dovrei avere l'autenticazione fatta. Infatti l'accesso è andato a buon fine perché mi sono state scoperte due nuove thing che sono un vecchio iPhone 5 e l'iPad che sto usando adesso, che sono entrambi dispositivi collegati all'account Apple. A questo punto dobbiamo andare a configurare la things relativa all'iPad. Andiamo quindi a configurare la thing. Possiamo stare sempre nello stesso file, lo chiamiamo iPad e il device ID lo andiamo a vedere dalla thing che ci ha trovato in automatico OpenHub. Quindi dobbiamo andare su impostazioni things, nell'inbox abbiamo iPhone e l'iPad, aggiungo come thing
la ricerco e mi vado a copiare il device ID, lo copio e lo incollo qui all'interno della configurazione testuale. Ovviamente chi fa la configurazione tramite interfaccia grafica questi step ce li ha un pochino più agevolati. Adesso però devo dirgli il bridge, quindi qui prima del device ID tra parentesi mettiamo il nome del bridge, salviamo. Devo aver sbagliato qualcosa, binding thing. È solo sbagliato il formato dell'UID. No, effettivamente con la sintassi della things fuori dal bridge è diverso. Bisogna mettere questo, scrivere iCloud device domotics Duino, che è il nome del bridge, due punti, il nome che diamo noi alla nostra thing. Salviamo. Ok, adesso errori non ne abbiamo, quindi possiamo andare a vedere sull'interfaccia se... Eccola qua. Quindi la nostra thing, questa qua è col lucchetto, quindi è quella che arriva dal file di testo, è configurata. A questo punto questa qui che abbiamo usato solo temporaneamente la possiamo eliminare senza problemi. Questa è la nostra thing. I channel che ci mette a disposizione sono questi qua. A noi interessano quelli relativi alla batteria, quindi adesso andiamo a creare i collegamenti con degli item per andare a recuperare questi valori. Andiamo quindi a creare l'equipment e i point relativi ai canali della batteria, in modo tale da avere a disposizione i valori per creare le regole. Quindi andiamo a crearci un nuovo file item, ipad.items. Adesso io incollo già tutto quello che si deve scrivere a mano per non star qui a perdere tempo a scrivere tutto a mano. Comunque fondamentalmente ho creato un gruppo equipment che ho chiamato EQ-iPad. Lasciamo stare tutto il discorso di attributi, standard, eccetera. Al suo interno ho creato due item collegati ai canali. Al posto di my account devo mettere domotics Duino, battery status e battery level, che sono le informazioni che mi interessa avere per agganciare i dati dell'iPad. Li salvo, verifico solo che non ci siano errori, ok? Vado a vedere nella pagina di interfaccia, nei miei canali, vedete che ho i due item collegati. Not charging è il valore del battery status, effettivamente l'iPad è qua di fianco a me, non sta caricando, e il livello batteria è 76% praticamente. Adesso io con questa semplice informazione posso attivare o disattivare la ricarica della batteria, che ovviamente dovrò rendere smart utilizzando un relè tipo SON-OFF o Shelly. Devo ancora decidere cosa aggiungere, però almeno le informazioni per farlo ce l'ho tutte in OpenHub. Direi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo quindi visto come configurare il binding iCloud legato al nostro account iCloud, la gestione del two-factor authentication che bisogna fare al primo login, quindi alla prima attivazione del binding, il discovery dei dispositivi collegati all'account iCloud e il recupero delle informazioni di batteria di un particolare dispositivo, nel mio caso un iPad. Abbiamo fatto tutto tramite file di configurazione, ovviamente il tutto si poteva fare forse anche in maniera più rapida direttamente da interfaccia grafica. Nel prossimo video vediamo come effettivamente attivare e disattivare la ricarica dell'iPad in funzione dello stato della sua batteria. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!